Ben ritrovati! Come è ben noto, mangiare legumi fa molto bene alla salute. Non esiste però solo la pasta e fagioli, pasta e ceci, questo genere di pietanze. Possiamo utilizzare i legumi anche nei biscotti. Prepareremo oggi insieme questi deliziosi biscotti con farina di ceci e semi di zucca. Semi di zucca che sono ricchi, vi ricordo, di zinco, magnesio, fosforo, vitamina E e tante altre proprietà. Verranno fuori dei biscotti simili ai tipici cantucci della tradizione italiana. Siete pronti per prepararli insieme? Passo passo vedremo come fare. Vediamo adesso quali sono gli ingredienti che ci servono per preparare i nostri biscotti con farina di ceci e semi di zucca. Allora, 280 g di farina di ceci, 220 g di farina per tutti gli usi, farina 00, 30 g di burro ammorbidito, 260 g di zucchero semolato, 120 g di semi di zucca, 4 uova, un cucchiaino di lievito per dolci ed un pizzico di sale. Il procedimento per la preparazione dei nostri biscotti è semplicissimo. Non dobbiamo fare altro che unire tutti gli ingredienti. Potete unire i vari ingredienti come volete. Potete impastare a mano, utilizzare un robot da cucina oppure, come nel mio caso, la planetaria. Intanto ho messo, nel mio caso, il burro ammorbidito, lo zucchero, le uova, il sale ed il lievito. Amalgamo un po' e poi vado ad aggiungere le farine. Per ultimo andrò ad aggiungere i nostri semi di zucca. Aggiungo un po' alla volta la farina e proseguo nella preparazione del nostro impasto per i biscotti. Ho aggiunto tutta la farina all'impasto, proseguo adesso con l'aggiunta dei nostri semi di zucca. Tiriamo fuori il nostro impasto e con le mani leggermente infarinate lo andiamo ad impastare per distribuire ben bene i semi di zucca che magari si sono un po' accumulati solo in una parte della pasta. Una volta fatto questo, andremo a pesare il nostro impasto. Dovremo dividere l'impasto in 4 parti uguali, possibilmente circa, e andremo a creare dei filoncini del diametro di più o meno 3-4 cm. Eccoci qua, adesso prendiamo il nostro impasto, magari vi aiutate con una spatola, con qualcosa, e lo andiamo a pesare. 1,140 kg nel mio caso. Procediamo con la divisione dell'impasto. Ecco qua, andiamo avanti con la preparazione dei nostri filoni. Magari vi aiutate, se l'impasto è particolarmente appiccicoso, con un po' di farina sulla spianatoia. Eccolo qua. Sposto questo. Spostiamo il nostro salamone. E lo andiamo poi ad adagiare su una teglia con, dove è stata prima messa, carta forno oppure, come nel mio caso, un tappetino di silicone. Una volta disteso il vostro salamone lo andiamo a schiacciare leggermente con le dita. Ok? Procediamo anche con gli altri. Una volta completati tutti, bisogna mettere la piastra in forno preriscaldato 180 grammi per 20 minuti. Questa è la prima parte della cottura, poi vi spiegherò la seconda parte.
Ed ecco qua i nostri filioncini di biscotto cotti dopo i primi 20 minuti. Adesso dobbiamo aspettare qualche minuto che si raffreddino leggermente, dopodiché con un coltello andremo a tagliarli leggermente in diagonale, li rimetteremo sulla nostra teglia e li inforneremo per altri 15 minuti per completare la cottura. I nostri filoni di biscotti si sono raffreddati, adesso li tagliamo più o meno con uno spessore di 1 centimetro, 1,5 centimetri, in diagonale. Verranno fuori un po' come i cantucci, i classici cantucci. Eccoli qua. Una volta tagliati, li disponiamo nuovamente sulla teglia da forno e li lasciamo cucinare sempre a 180 gradi, forno ventilato, per altri 15 minuti, il tempo che si dorino un pochino. Sono trascorsi altri 15 minuti ed i nostri biscotti sono pronti. Vedete? Sono leggermente dorati, hanno un profumo meraviglioso, assolutamente delizioso. Adesso li lasciamo raffreddare completamente e poi sono pronti per essere serviti. Questi biscotti si possono conservare fino a più di una settimana all'interno di un contenitore chiuso, preferibilmente di latta. Con le dosi che vi ho indicato all'inizio della ricetta verranno fuori circa una cinquantina di biscotti, poi dipende sempre quanto spessi andate a tagliare i vostri filioncini di biscotto. Bene, non ci resta che augurarvi buon appetito. Lasciateci nei commenti la vostra opinione su questi biscotti, fateci sapere se li avete provati, se vi sono piaciuti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e mettete un bel like sotto il video. A presto!